Non sopporti l'idea di assumere integratori ma hai delle carenze nutrizionali? Questo video fa per te. Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, ed oggi torniamo a parlare di minerali. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Oggi analizzeremo la maggior parte dei minerali presenti in natura, citando quali alimenti specifici possono essere sfruttati per colmare eventuali carenze. Partiamo subito con il primo, il calcio. Questo minerale favorisce la formazione delle ossa e dei denti, contribuisce alla coagulazione del sangue e al funzionamento di tutti i muscoli. A causa del suo coinvolgimento nel sistema nervoso, quando il calcio è carente diventiamo nervosi e abbiamo difficoltà a prendere sonno. Quali sono i cibi che ne contengono di più? Certamente i latticini, anche se il loro consumo non è esente da problematiche, come ho raccontato in passato. Per questo motivo esistono fonti migliori, come ad esempio le sardine, i datteri, le alghe, le mandorle e le verdure a foglia verde. Al secondo posto di oggi troviamo il cromo. Consente il funzionamento dell'insulina, che a sua volta permette alle cellule di utilizzare in modo corretto il glucosio. Nelle diete occidentali la carenza di cromo è molto diffusa a causa del consumo di cibi molto raffinati e processati industrialmente. Quali sono gli alimenti che ne contengono di più? In primis le cozze, poi abbiamo i broccoli, il lievito di birra, i funghi, le noci brasiliane ed il tuorlo d'uovo. Il terzo minerale di oggi è il ferro. Partecipa alla formazione dell'emoglobina, al metabolismo dei carboidrati e alla produzione di anticorpi. Si stima che il 30% della popolazione mondiale soffra di anemia da carenza di ferro e l'80% della popolazione mondiale sia marginalmente carente di questo minerale. L'importante è non esagerare perché se assunto in eccesso può essere controproducente. Quali sono gli alimenti che ne contengono di più? Le vongole ed il fegato di maiale e pollo. Tra le fonti vegetali abbiamo il teff, l'amaranto, il cacao e il topinambur. Al quarto posto troviamo lo iodio. Viene utilizzato dalla tiroide per produrre gli ormoni tiroidei. Circa un terzo della popolazione mondiale ha una carenza marginale di iodio. La carenza di iodio porta ad ipotiroidismo, debolezza muscolare, fatica cronica, aumento di peso e molte altre problematiche. Purtroppo solo pochi cibi sono ricchi di questo minerale. Quali sono i cibi che ne contengono di più? In primis le alghe, soprattutto la kombu. Poi abbiamo i molluschi, le uova, il merluzzo e le patate con la buccia. Il quinto minerale di oggi è il magnesio. Come per la vitamina C, assumerlo in eccesso non è problematico per il nostro organismo, al contrario di zinco e ferro, giusto per fare due esempi. È importante per la salute delle ossa, mantiene efficiente il cuore ed i vasi sanguigni e contribuisce anche al regolare funzionamento del sistema nervoso. È coinvolto nella sintesi degli ormoni del benessere, dopamina e serotonina, e nel limitare l'eccesso di cortisolo, l'ormone dello stress. I cibi che ne contengono di più sono le alghe, le noci brasiliane, l'amaranto, i semi di zucca, i fichi d'India e il cacao amaro. Siamo arrivati al punto numero 6, sto parlando del manganese. Eccellente antiossidante, è fondamentale per il metabolismo del glucosio e per lo sviluppo delle ossa. È difficile solitamente esserne carenti, data la sua presenza in molti cibi. Quali sono gli alimenti che ne contengono di più? L'avena, il teff, il tè, le cozze e la frutta secca. Al settimo posto troviamo il potassio. È un minerale fondamentale per mantenere una corretta pressione del sangue. Regola il contenuto di liquidi nell'organismo, contribuisce al funzionamento dei muscoli e delle cellule nervose. È importante cercare di assumere alimenti ricchi di potassio contenenti poco sodio, dato che l'aumento di potassio è direttamente proporzionale a quello del sodio, solitamente in eccesso nelle diete occidentali. Inoltre bisogna valutare il metodo di cottura, dato che il potassio è molto idrosolubile e quindi si potrebbe perdere il suo apporto nell'acqua. Quali sono gli alimenti che ne contengono di più? È meglio prediligere frutta e verdura fresche come i kiwi, le banane e il cavolo nero. Poi abbiamo l'avocado, i pistacchi non salati e le patate con la buccia. Un altro alimento ottimo sono i cuori di palma. L'ottavo minerale di oggi è il rame. È un minerale essenziale per il metabolismo del ferro e la formazione di collagene.
Una sua carenza può provocare malattie neurodegenerative, cardiovascolari e perfino osteoporosi. Quali sono gli alimenti che ne contengono di più? Molluschi e crostacei, in primis le ostriche. Poi abbiamo il fegato di bovino, il cacao amaro, le uova e l'alga spirulina. Infine vi sono anche grano saraceno e frutta secca. Al nono posto troviamo il selenio. Ottimo elemento antiossidante, combatte i radicali liberi assieme alla vitamina C e alla vitamina E. La sua funzione principale è il contributo alla formazione degli ormoni tiroidei in coppia con lo iodio. Una carenza di selenio non permette di sfruttare lo iodio presente nel corpo, anche se ne abbiamo a sufficienza. Quali sono gli alimenti che ne contengono di più? In primis le noci brasiliane. Poi si conferma il fegato, questa volta però di pollo. Altra fonte preziosa è il rognone, sia di maiale che di bovino. Infine abbiamo tonno, molluschi, crostacei, funghi e semi di sesamo. Il decimo ed ultimo minerale di oggi è lo zinco. Ha un ruolo cruciale nella difesa immunitaria. È collegato a rame e ferro, di conseguenza non dobbiamo esserne carenti ma nemmeno assumerne in eccesso, altrimenti andremo a creare uno squilibrio nel nostro organismo. Importante per la crescita cellulare ed essenziale per la sintesi delle proteine, contribuisce anche a regolare lo sviluppo sessuale. Quali sono gli alimenti che ne contengono di più? Crostacei ed ostriche in primis, ma anche le frattaglie di vitello e pollo. Infine abbiamo i funghi e la frutta secca. Visto che una carenza di zinco può essere gravosa anche per quanto riguarda l'alito cattivo, ti ricordo che ho parlato di questo argomento nel video che ti lascio qui accanto. Spero di esserti stato di aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.